Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Sì, lo so, l'inquadratura è inclinata. Questo significa che c'è qualcosa di ghiotto e interessante sul mio bancone. E infatti abbiamo qua la Ender 3 S1 della Creality, una stampante 3D che è l'evoluzione e la rivoluzione della Ender 3, mantenendo su per giù le stesse dimensioni. Una stampante con autolivellamento, si autolivella praticamente in pochissimi secondi e soprattutto lo fa bene e non ci richiede di interagire con le rotelle sulla base. Ha un O-10 con l'estrusore Direct Drive, ha un grande display, delle connessioni che lasciano il tutto pulito e ordinato e si monta in pochissimi minuti. Quindi guardiamo quello che sono riuscito a ottenere, guarderemo la qualità dei pezzi che ho stampato, le proporzioni per capire se rispetta le dimensioni, quindi se è tarata per bene, e guarderemo soprattutto il prezzo, che è di 360 euro. Sicuramente non è pochissimo, ma io cercherò di farmi dare un codice di sconto per farvela pagare il meno possibile. Considerate però che con quella cifra avrete una stampante che stampa davvero bene, costruita bene, con componenti validi, facile da utilizzare, facile da montare, che secondo me vi darà grandi soddisfazioni. Quindi adesso cambiamo inquadratura, guardiamola da vicino, osserviamo i pezzi e studiamola per bene. Iniziamo. Ovviamente prima di vedere la stampante da vicino voglio farvi vedere l'unboxing e il rapido montaggio. Vi renderete conto di quanto sia facile da montare, perché richiede davvero l'utilizzo di pochissime viti e forse un quarto d'ora di tempo. Ok, quindi visto l'unboxing ed il montaggio, adesso osserviamola per bene. Questo è il display, non si tratta di un display touch, mi piace però la finitura, come vedete è antiriflesso perché ha questa finitura opaca e soprattutto si vede da qualunque angolazione, ma è possibile anche rimuoverlo e quindi eventualmente utilizzarlo anche per esempio quando siamo seduti e vogliamo guardare il processo di stampa, eccetera. Allora, come vedete adesso ho una retroilluminazione bassa, ma appena io muovo questo tastino l'illuminazione aumenta. E questo ci permette di vederla ancora meglio, anche se ci sono dei riflessi. Guardate, si vede benissimo, ma ci richiede di utilizzare questa rotellina, anche se ne esiste comunque una versione Pro che oltre a raggiungere temperature più elevate ci permette di avere anche un display touch. Il menu è ricco tanto quanto basta per darci tutti i comandi principali, personalizzare le preimpostazioni per esempio di stampa per quanto riguarda il PLA, l'ABS eccetera, e ci permette quindi in questo caso con il primo comando di scorrere tra i file da stampare, oppure di andare da quest'altro comando, il comando che ci permette di preparare la stampante, e quindi possiamo muovere gli assi, possiamo disabilitare i motori, insomma possiamo andare sulla home, regolare lo Z offset eccetera. Oppure come vedete in basso abbiamo il preriscaldamento per quanto riguarda la temperatura del PLA e per quanto riguarda l'ABS che io ho modificato per il TPU. Oppure possiamo raffreddare il tutto. Andando nella voce successiva abbiamo la possibilità di regolare la temperatura decidendo con precisione le varie temperature tra piatto di stampa e nozzle.
abbiamo la possibilità di dare tante altre configurazioni, ma andiamo dall'altro comando che secondo me è quello più interessante, perché questa stampante, come vedete accanto all'Otend, ha questa specie di BL Touch, non è però un vero e proprio BL Touch. Guardiamo come funziona. Ci permette di fare una prima regolazione con queste rotelle, quindi di livellare il piatto anche alla buona, anche se non è perfettamente livellato va benissimo, quindi basterà premere su questo tasto. Vi ricordo di fare sempre il livellamento quando siete già con la temperatura di stampa che utilizzerete appunto durante la stampa del pezzo. Quindi rimuoviamo impurità e andiamo con l'autolivellamento. Ovviamente vedrete una parte di questa ripresa con velocità reale e poi ovviamente, per evitare di annoiarvi, accelererò il tutto. Quindi premiamo il comando level, si solleva leggermente l'asse Z, dopodiché va sui sensori di fine corsa, si abbassa e inizia il processo di autolivellamento. Ok, a questo punto, dopo aver fatto il controllo su 16 punti, si è autolivellata e adesso ci darà anche la possibilità di regolare l'asse Z, quindi la micro regolazione con lo Z offset. Ho fatto delle regolazioni all'inizio che sono rimaste memorizzate, quindi posso avviare una stampa, un piccolo pezzo. Allora, come vedete sul display appaiono tutte le informazioni, quindi in alto abbiamo la percentuale, da questa parte abbiamo la possibilità di entrare in un menu che ci permette di gestire la velocità, di modificare eventuale temperatura, gestire anche la potenza della ventola, eccetera eccetera. Come vedete adesso lo Z offset è un pochettino più basso, quindi ho dovuto intervenire. Questo è il tasto per metterlo in pausa, questo invece è il tasto per bloccare la stampa. Queste sono delle informazioni che riguardano la temperatura, 230 gradi per quanto riguarda il nozzle e invece 70 gradi per quanto riguarda il piatto di stampa. Poi abbiamo altre informazioni, qua in basso abbiamo delle informazioni che riguardano il posizionamento dei vari assi e guardate quindi la stampante al lavoro. Come vedete è silenziosissima, voi sentite la mia voce, sentite appena forse il rumore delle ventole, ma non dà assolutamente fastidio. Questo è TPU, sto provando a stampare il cubo e ovviamente essendo il TPU non so quanto e se rispetterà le proporzioni, però a noi interessa vedere che questa stampante riesce a stampare anche questo materiale. Essendo ovviamente una stampante direct drive non avrà alcun problema. Guardiamo adesso gli altri componenti. Sulla parte frontale abbiamo questo ingresso per la scheda SD, all'interno della quale ci sono i file G-code da stampare e all'interno della quale troverete anche alcuni file, quindi il software eccetera. A proposito del software, viene dato una versione personalizzata di Cura, un po' più lenta nell'avvio e diciamo però che le impostazioni alla fine sono praticamente le stesse di Cura. Eventualmente è possibile copiare tutti i parametri e tutti i profili che sono caricati su questo programma per poi ricopiarli appunto e incollarli nella versione originale di Cura che già possedete. Questo quindi è il castello verticale sul quale scorre verso l'alto l'asse Z. Sono dei profili in alluminio, come vedete ci sono queste ruote gommate. Sono ruote eccentriche, quindi è possibile regolare la pressione sul profilo e quindi evitare movimenti indesiderati. Questo è l'Otend Direct Drive, come vedete movimenti fluidissimi, per ora sta spingendo il TPU e sta riuscendo a stampare senza nessun problema. Adesso guarderemo da vicino il risultato. Come vedete abbiamo due ventole, una serve a raffreddare l'Otend nei punti in cui deve essere raffreddata, quest'altra invece serve a soffiare l'aria sul filamento. E questo è il sistema tipo BL Touch che ci permette di fare l'autolivellamento. Come avete visto il montaggio è davvero semplicissimo, tutto risulta ordinato perché abbiamo questa calza in nylon che contiene tutti i cavi, i connettori si trovano vicinissimi quindi non ci sono fili volanti e anche nella parte posteriore hanno studiato questo sistema che ci permette di posizionare il cavo senza fissarlo con fascette, semplicemente ad incastro. Questo invece è il reggibobina, si incastra, non si avvita in nessun modo. Personalmente avrei preferito ci fosse stato un sistema per fissarlo in modo più sicuro,
però finora non mi ha dato alcun problema. E questo invece è il sensore di fine filamento. Nel caso in cui dovesse terminare ci dà la possibilità di inserire un nuovo filamento per continuare la stampa. Il movimento dell'asse Z è comandato da due motori indipendenti ma che sono sincronizzati in alto da questa cinghia. Nel frattempo sta continuando a stampare il TPU e da quello che riesco a vedere sembra che stia avvenendo molto bene. Guardiamo quindi gli altri componenti di questa stampante. Questa rotella ci permette di regolare la tensione della cinghia dell'asse Y, quest'altra invece la tensione della cinghia dell'asse X. Guardiamo adesso quest'altra parte. Troviamo un comodo cassettino che ci permette di riporre al suo interno per esempio le tronchesine per poter tagliare il filamento, oppure possiamo inserire le chiavi a brugola, eccetera. Davvero comodo, si può aprire ovviamente anche mentre la stampante sta stampando e ha una chiusura magnetica che lo richiude automaticamente. Da questa parte invece abbiamo il tasto per l'accensione, l'ingresso per l'alimentazione elettrica ed il cavo che porta all'alimentazione al riscaldamento del piatto di stampa. Ma mentre la nostra stampante continua a stampare, guardiamo quello che sono riuscito ad ottenere. Questa è una testa di Moro che secondo me è venuta molto bene. Considerate che questa stampa però viene ricoperta interamente dai supporti. Anzi, vi faccio vedere direttamente il video, i time lapse e le riprese dettagliate della stampa di questo pezzo e poi continuo a descrivervelo. Quindi, come avete visto, il pezzo era interamente ricoperto dai supporti e questo ha causato la formazione di qualche micro imperfezione, nonché la rottura degli orecchini, che in realtà dove erano interi, in questo caso hanno una forma praticamente di C. Qualche piccolo filamento si intravede, comunque facilmente rimovibile con il dito, però ragazzi guardate i dettagli, questa stampa è venuta davvero molto bene. Ho utilizzato un filamento filo alfa, questo ha contribuito ovviamente perché è di buona qualità, anzi vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione anche di questo filamento. Ma osservando questa stampa non troviamo altri difetti, anzi proprio perché era ricoperta da supporti, questo tipo di stampa potrebbe sostituire per esempio Superman che ho utilizzato finora, perché ha tantissimi dettagli. Guardate questi fiori in alto, le proporzioni del viso, gli orecchini che sono davvero difficili da stampare perché sono molto dettagliati, quindi potrebbe essere un ottimo file per testare le stampanti. Comunque sia ragazzi, davvero un ottimo risultato, mi piace tantissimo. Considerate che ho utilizzato le impostazioni che ho trovato direttamente su Cura, ho caricato il file, ho creato il file G-code e l'ho mandato direttamente in stampa. L'unica cosa che ho fatto è stato inserire i supporti, proprio perché quando io recensisco una stampante mi metto nei panni di chi acquista la stampante per la prima volta. Nella parte posteriore si vede una leggera cucitura, ma questo si può rimuovere facilmente sempre tramite software, quindi non è assolutamente da considerare un difetto della stampante. E adesso guardiamo la Benchy. Ragazzi, guardate che spettacolo, una stampa meravigliosa, mi piace davvero tantissimo, anche in questo caso una leggera cucitura. Ragazzi, il bello della diretta, anche se non è una diretta, comunque mi è appena caduta e si è rotto il camino di questa Benchy. Va bene, ora comunque lo guarderemo a parte. Questa è la parte posteriore, anche qua vediamo che c'è molta precisione, forse un minimo di regolazione sull'asse Z avrebbe aiutato perché c'è un poco di imprecisione da questa parte. Comunque stampata davvero benissimo, senza il comignolo, senza il camino non si può guardare. Comunque anche nella parte posteriore si vede la scritta, non si vede bene perché questo filamento riflette e non aiuta tantissimo, e anche da questa parte insomma ragazzi davvero stampata molto bene. Ma guardiamo il time lapse e le riprese dettagliate anche durante la stampa di questa Benchy.
Nel frattempo la stampa procede con il nostro TPU, sembra che stia andando tutto benissimo. Il display, come vedete, si è spento come retroilluminazione, ma rimane visibile. Toccandolo si riaccende. E allora, questo invece è il nostro cubo, che ci permette di vedere se le proporzioni sono corrette, se si forma un poco di stringing e se ci sono altri difetti di qualità della stampa. Allora, per quanto riguarda la qualità della stampa, ragazzi, eccezionale, davvero un ottimo risultato. Ci sono un poco di filamenti, ha ceduto leggermente sulla parte alta, ma questa è una cosa che ho riscontrato nel 99% delle stampanti. Guardate, un minimo di stringing, anche in questo caso essendo un file di test, serve a testare quali sono le impostazioni corrette. Nel primo layer troviamo ancora un minimo di difetto, quindi vuol dire che dovevo regolare bene l'altezza, ma vi ho detto che avevo stampato senza livellare il piatto, quindi può essere che avevo esagerato. Comunque, come stampa mi piace tantissimo. Anche nella parte superiore è venuta una stampa eccezionale. E adesso vi farò vedere anche le proporzioni di questo cubo, perché deve misurare 30 mm per 30 mm. Quindi prendiamo il calibro digitale e misuriamolo. Ma prima voglio incollare questa barchetta, così non mi piace. Prendiamo il nostro camino ed incolliamolo. Ok. Adesso è una Benji. E allora, questo calibro digitale si può azzerare, quindi lo portiamo a 0 mentre è chiuso. Dovremmo avere 30 mm, un minimo di tolleranza ovviamente deve esserci, ma vediamo. Ragazzi, 30 mm esatti, 30 mm quasi esatti, questa è una tolleranza perfettamente tollerabile con questo tipo di test. E da questa parte abbiamo 29,88, 29,87. Quindi ci siamo. Eventualmente, se ci dovessero essere delle imprecisioni, si può sempre intervenire, ma in questo caso diciamo che per me è perfetta al 99,9%, non c'è nulla da modificare. Per quanto riguarda lo stringing, basta intervenire sulle temperature, sulle velocità, sulla ritrazione, eccetera. E adesso con questa termocamera guardiamo la temperatura del piatto di stampa. Come vedete è praticamente omogenea. Abbiamo impostato 70 gradi, inquadrando così con la termocamera in diagonale. La temperatura risulta leggermente più bassa, ma se mi avvicino e inquadriamo da vicino abbiamo 71 gradi. Non fate caso al fatto che la termocamera cambi colore, ma è molto sensibile, quindi anche una differenza di mezzo grado in questo caso la rileva cambiando colore. Anche se mi metto in questo modo, una minima differenza la fa risaltare, però effettivamente la lettura è in questo modo. E come vedete la temperatura è omogenea su tutto il piatto di stampa. Come potete vedere quindi la stampante è relativamente silenziosa, si sente il rumore delle ventole che comunque si possono sostituire, ma per quanto riguarda il movimento degli assi e per quanto riguarda il movimento dell'estrusore è totalmente silenziosa. Guardiamo quindi con questo misuratore di decibel. Allora, come sapete la voce umana si attesta sempre attorno a 75-80 decibel. Ma se io sto zitto e metto questo misuratore di decibel vicino alla stampante, avremo una misurazione di circa 55-58 decibel. Per una stampante questa emissione di decibel è minima e soprattutto se si sostituiscono le ventole allora diventerà davvero una stampante molto silenziosa. Sulla parte bassa abbiamo dei piedini in gomma e adesso vediamo il risultato di questo cubo stampato in TPU. Ragazzi, anche in questo caso un risultato eccezionale. Ogni facciata di questo cubo è stata stampata molto bene. Guardate anche nella parte alta, quindi stacchiamolo. Si stacca anche questo in un attimo, quindi ottima adesione durante la stampa, però quando dobbiamo staccare i pezzi stiamo parlando di TPU stampato benissimo, ogni layer è al suo posto tutto perfetto. E adesso ovviamente guardiamo se anche con questo cubo in TPU le proporzioni sono state rispettate. Quindi asse X ci siamo, dovrebbe essere 20 mm e siamo a 20 mm. Vediamo da quest'altra parte,
perfetto, 20 mm esatti. Guardiamo l'asse Z, 19,93. Ragazzi, per me promossa a pieni voti. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questa stampante? Avete visto che riesce a stampare molto bene, la qualità di stampa è davvero eccezionale sia per quanto riguarda le proporzioni che per quanto riguarda i dettagli. La qualità dei pezzi che riusciamo a ottenere è elevata, la precisione è elevata, la stampante è bella da vedere, facile da montare, costasse un pochettino di meno sarebbe meglio, però effettivamente se vogliamo la qualità di questo tipo di hot-end con questo estrusore, con una doppia ruota dentata che trascina bene il filo, con questo display che si può anche separare, insomma tutti i componenti di buona qualità, effettivamente fanno lievitare il prezzo. Io però penso che un po' di meno effettivamente ci poteva costare. Se vi piace comunque vi lascio un link giù nel primo commento e nella descrizione, andate a guardare il prodotto sul sito internet, spero di riuscire a ottenere anche un codice di sconto e se vi piace l'acquistate. Non mi rimane quindi che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù sul pollicione, cliccate sulla campanella qua in basso per attivare le notifiche dopo esservi iscritti ovviamente e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!